Ma a questo punto io ho un'altra domanda, Erika. Cosa vuol dire studiare? Vuol Quando tua figlia o tuo figlio viene da te e ti dice mamma mamma ho fatto storia, cosa ti sta dicendo? Cosa mi sta Cosa ti dicendo? aspetti? Cosa presumi che abbia fatto? Allora, presumo che abbia approfondito l'argomento rispetto a quello che conosceva precedentemente, che ne abbia aggiunto un pezzettino. Questo è un po' quello che mi aspetto. Quello che desidero è che riusciamo a ottenere solitamente è un investimento maggiore a livello magari emotivo, a livello di connessioni un po' più profonde, a livello di piacere anche, di godimento, se si può aggiungere. La cosa interessante, che forse può calzare o meno, non lo so, ma un'esperienza c'è, ho un ragazzo grande che ha quasi 18 anni, che non ha mai fatto in realtà esami cioè essendo homeschooler, poi noi siamo schooler di vecchia data, quindi non c'erano neanche gli esami. E ha studiato per interesse, per passione, la maggior parte delle volte. Non c'è stata questa imposizione, che capita invece in altri contesti. Ed è arrivato a essere più grande, a fare degli esami preuniversitari, esami universitari. E la sua osservazione, magari nei 3 mesi di preparazione per un esame molto grande, molto elaborato, un A-level inglese, mi ha detto: "Questi sono stati i 3 mesi in cui ho goduto meno dello studio della materia. È stata come una corsa e ho perso quel divertimento e quella curiosità che mi contraddistingueva nel corso di tutta la mia storia di studente." E ha visto proprio la differenza tra lo studiare per interesse e passione, senza avere una deadline o un protocollo da seguire, e invece dover studiare con dei paletti molto chiari, messi lì ad hoc da qualcuno per ottenere qualcosa. E ha detto proprio con consapevolezza, forse anche un po' di tristezza, non è stato piacevole questo tipo di studio. Quindi già ci sono tipi di studio diversi, questo è un altro elemento che emerge. È una domanda difficile, ti faccio vedere cosa ne pensa il dizionario della Repubblica. Dunque, studiare. Applicare l'intelligenza per apprendere una disciplina, un argomento, un'arte, con l'aiuto di libri o sotto la guida di un insegnante. Indagare, ricercare, esaminare con attenzione e impegno, inventare, scogitare, misurare, ponderare il proprio comportamento, procurare, ingegnarsi, sforzarsi, osservarsi attentamente. Cosa hanno in comune tutte queste cose secondo voi? Applicare l'intelligenza, si parla di attenzione e impegno, inventare, scogitare, ponderare, ingegnarsi, sforzarsi, osservarsi attentamente. Qual è il filo rosso che accomuna tutte queste parole? Quello che vorrei mettessimo a fuoco stasera è che studiare è un processo attivo. Studiare è un processo attivo e questo ci porta, come un bridge nelle canzoni, direttamente alla terza domanda: come studiare? Come farlo al meglio? Intanto sul come studiare vorrei fare una piccolissima parentesi su 3 tappe dell'apprendimento, che sono codifica, memorizzazione e recupero. Cosa intendo per codifica? Codifica è il momento in cui io incontro una nuova informazione, ad esempio sono nel gruppo EduLearn con i miei bambini la mattina, abbiamo un nuovo argomento da vedere insieme, quindi presento una nuova informazione, la vediamo in tante maniere diverse, con medium diversi, ne parliamo, raccogliamo le impressioni, raccogliamo le preconoscenze, insomma cominciamo a masticare questa informazione nuova, d'accordo? La mastichiamo e la facciamo entrare così nella nostra memoria di lavoro. Dalla memoria di lavoro, se tutto va bene, la memoria di lavoro è un po' come la RAM del computer, no? Tiene a mente le informazioni che mi servono in quel momento e che sto lavorando. Se tutto va bene, ecco che poi dalla memoria di lavoro questa informazione passa in un magazzino in cui viene trasferita per un tempo più lungo.
la memoria per l'appunto a lungo termine. Anche qui non è un cassetto unico, ce ne sono diversi. Quello che noi cerchiamo di fare attraverso lo studio consapevole ripetuto è far sì che la nuova cosa che qualche giorno fa ho studiato diventi piano 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 sempre più parte di me, che venga per l'appunto consolidata dentro di me. Fermiamoci qua un secondo soltanto. Vedete che ho messo 2 freccine tra codifica e memorizzazione. Non sono gli unici 2 fattori che intervengono nel passaggio, diciamo così, dell'informazione nuova alla memoria a lungo termine, però sono quelli di cui voglio parlare stasera. Abbiamo già parlato prima del sistema limbico, no? E di come il cuore del nostro cervello sia in realtà un cervello emotivo, l'anello per governarli tutti. Allora, nelle parole di Daniela Lucangeli, l'emozione è il grande decisore, è l'emozione che mi dice se una cosa mi fa bene o se una cosa mi fa male. Indovinate verso quale cosa correrò? Da quella che mi fa bene o da quella che mi fa male? Correrò verso quella che mi fa bene, eviterò a morte quella che mi fa male. Allora non esiste, ripeto, non esiste apprendimento di una materia senza una traccia amnestica emotiva. Quello che io imparo dal libro o dal video viene permeato da un mio emotivo. Quindi quello che metto in memoria è non soltanto la memoria dichiarativa, la conoscenza esplicita di quello che sto studiando, la vita, morte e miracoli della regina Cleopatra, ma metto anche in memoria una traccia che parla di me, parla del mio vissuto, parla delle convinzioni che nutro su di me. Se io mi sono divertita tanto in questo progetto di diventare la regina Cleopatra, chiaramente la mia emozione rinforzerà l'imprinting dell'informazione stessa nella mia memoria a lungo termine e avrò un buon ricordo di me. Quindi il recupero sarà particolarmente piacevole. Ma se la maestra mi dice che sono un asino in matematica e mi fa scrivere 100 volte le tabelline sul quaderno e per me è una sofferenza infinita, indovinate che rapporto avrò con la matematica? Di cosa mi convincerò? Qua c'è il club, c'è una ola, si è alzata una ola di quelli emotivamente traumatizzati, è incredibile.